Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 168. Achille, il ritorno del guerriero. Mentre Aurora risale le correnti dell'oceano per portare la luce agli uomini e agli dei mortali, Teti raggiunge le sponde di Troia per consegnare al suo amato figlio le sue nuove armi, la sua splendente armatura appena forgiata dal dio Efesto. La divinità delle onde trova Achille disteso vicino al corpo di Patroclo, in singulti e lacrime. Conosco il tuo dolore, caro figlio. Devi però alzarti. Egli ha perso la vita per il volere dei numi. Prendi ora queste armi, che sono state preparate per te dal mio figlioccio Efesto. Nessun mortale ha potuto indossare mai una tale meraviglia. E Achille: madre, un immortale ha forgiato questa meraviglia, questo è certo. Nessun mortale sarebbe mai riuscito in questa perfezione, la indosserò subito. Temo però che l'amato corpo di Patroclo venga assalito dalle mosche e che dalle sue ferite nascano vermi che sfigureranno i suoi tratti e faranno marcire le sue carni. Non ti crucciare di questo. Allontanerò le mosche divoratrici degli uomini uccisi in battaglia. Anche se Patroclo dovesse rimanere qui disteso per un anno, il suo corpo rimarrà intatto. Ma ora raduna gli eroi greci e considera di abbandonare la collera nei confronti di Agamennone. Metti te stesso nella battaglia e ritrova la tua forza. Teti versa ardore e sicurezza nel cuore di Achille e con cura inserisce ambrosia e nettare rosso nelle nari di Patroclo, affinché il corpo rimanga intatto allo scorrere del tempo. Sulla riva del mare risuonano le urla spaventose di Achille che chiama a raccolta i greci. Tutti accorrono dagli accampamenti, dalle navi bruciacchiate, accorrono anche i dispensieri e i timonieri che non partecipano agli scontri. Anche Odisseo e Diomede, zoppicanti e sostenendosi con una lancia, non rinunciano ad intervenire a questa assemblea. Per ultimo giunge Agamennone. Assicuratosi che tutti i notabili siano presenti, Achille si alza in piedi. Agamennone, quali vantaggi abbiamo ottenuto dal litigio per il possesso di una fanciulla? Solo 2 cuori divorati dall'ira. Se Artemide avesse colpito il petto della fanciulla che amo nello stesso giorno in cui ho preso possesso di Liernesso, avrei evitato questa mia collera e tanti greci sarebbero ancora vivi e non sarebbero invece ora accolti nel sottosuolo. L'unico bene dal nostro dissidio di sfida l'ha ottenuto Ettore, campione dei Troiani. Lascerò andare dunque la mia ira, non mi intestardirò dando ascolto alla rabbia, per quanto afflitto il mio cuore sia. Vedo che i Troiani
si sono con Boria accampati vicino alle nostre navi. Andrò a sfidarli e sono certo che molti pregheranno le proprie ginocchia di non abbandonarli nella fuga. Tutti i soldati, tutti gli eroi gioiscono nel sentire queste parole. Achille torna a combattere per le forze achee. Per i soldati, i giorni passati in battaglia dal momento in cui Achille si è ritirato nella sua ira funesta sembrano migliaia, e invece tutto è accaduto poche settimane fa. Agamennone sente il dovere di intervenire. Sono lieto di ascoltare un uomo che parla saggiamente, e perciò non l'ho interrotto. Ma ora prendo la parola e mi rivolgo a tutti voi che mi ascoltate, nella speranza che riusciate a comprendere quello che penso. Spesso sono stato biasimato per la reazione nei confronti di Achille quando gli ho sottratto Briseide. In realtà non è mia la colpa. Sono stato mal consigliato da Zeus. Ate, la dea della discordia scacciata dall'Olimpo, si diverte a camminare sulle teste degli uomini con piede leggero, portandoli a compiere azioni ingiuste, o almeno poco oculate. Achille, per colpa di Ate, ho sbagliato gravemente in passato. Ti concederò i doni infiniti di cui ti mandai a parlare se tornerai in guerra a guidare l'esercito. Se ordini, i miei servitori andranno a recuperare quanto promesso e lo recheranno alle tue tende, oppure scendi in battaglia ora e al tuo ritorno troverai tutti i doni ad attenderti nei tuoi quartieri. Il mio desiderio ricorre al campo di battaglia. Voglio pensare alla guerra, non rimanere qui a discutere o a perdere tempo. Vi precedo tutti. Fate giuramento che seguendo me ucciderete tutti almeno un troiano. Interviene Odisseo. È ben noto a tutti noi il tuo coraggio, ma non è prudente portare gli uomini in battaglia senza prima averli nutriti. Non serve essere indovini per prevedere una lotta lunga e faticosa. È giusto che le schiere dei greci si sazino di cibo e di buon vino per recuperare energia e vigore. Un uomo digiuno perde in fretta le forze e non ci si può aspettare da lui che combatta dall'alba al tramonto. Anche se la sua mente lo volesse, le sue membra appesantite lo abbandonerebbero. Che Agamennone sciolga perciò questa adunata e faccia recare i doni promessi ai quartieri di Achille. Giuri poi di non essersi mai giaciuto con Briseide, così che la rabbia nel tuo petto sia completamente placata. Un re che placa un guerriero dopo averlo fatto irare è un re su cui non può ricadere biasimo. Agamennone approva e ordina che dei servitori siano inviati alla sua tenda a recuperare i doni promessi, ma Achille interviene di nuovo. Come potete chiedermi di rimanere qui, a mangiare e a bere, mentre i corpi dei nostri compagni giacciono a terra trucidati? Come potete invitarmi a mangiare? Il mio amico è disteso nella mia tenda, morto. Come potrebbe il mio stomaco accettare del cibo? Patroclo ha il petto squarciato dal bronzo di Ettore. La mente mia e il mio petto sono volti solamente a portare la strage ai troiani. Il re di Itaca prova anch'egli a convincere Achille. Sei senza dubbio il guerriero più potente che si sia mai visto, ma il mio ingegno supera di gran lunga il tuo. Sono nato prima di te e ho maggiore esperienza, per cui permettimi di consigliarti e ascolta le mie parole. Gli uomini si stancano velocemente quando sono impegnati in un duello, quando le armi vibrano e i colpi fanno cadere a terra morti i corpi degli avversari. Abbisognano tutti di forza, oltre che del coraggio. Non si può nemmeno piangere un morto a stomaco vuoto. Occorre che ci fermiamo un momento a riflettere. Chi andrà in battaglia
dovrà rimpiangere di non aver nutrito il corpo che gli permette di affrontare il nemico. Cibo e vino danno la forza con la quale il nemico viene respinto. Mentre Odisseo parla, giungono i doni di Agamennone per Achille. Tutti rimangono seduti, ma a bocca aperta nel vedere tale abbondanza d'oro, di stoffe e di schiavi. Achille, con accorte parole, getta un ponte verso Agamennone. O Zeus, che a volte conduci gli uomini a commettere errori. Come altrimenti sarebbe stato possibile che il figlio di Atreo sia arrivato a sconvolgere il mio animo e mi abbia strappato la fanciulla che gli stessi greci mi avevano riservato? Ma forse il re degli dei ha voluto quel giorno portare discordia per recare proprio la morte nel nostro esercito. Ora andate tutti a mangiare, in modo tale da poter offrire una gloriosa battaglia ai troiani. Briseide, giunta con gli schiavi e con tutti gli altri doni di Agamennone, appena vede il corpo di Patroclo, si separa dai suoi compagni e si accascia accanto al cadavere. Si graffia il petto, il collo, il viso e urla disperata il suo dolore. Patroclo, uscendo da questa tenda ti ho lasciato vivo e ora ti ritrovo morto. Dentro al mio cuore un nuovo dolore si aggiunge agli altri. Il mio sposo fu massacrato a Lirnesso. Ho visto morire i miei 3 bellissimi fratelli. E ora tu che mi accogliesti nel pianto e mi consolasti, dicendomi che mi avresti resa sposa legittima del figlio di Peleo, che con lui sarei tornata felice moglie Aftia. Tu, che sei sempre stato dolce con me, come potrai ora fermare le mie lacrime? Gli anziani dell'esercito si avvicinano ad Achille e lo pregano di nutrirsi, di mangiare almeno qualcosa, ma il giovane principe rifiuta nettamente. Il suo cuore è lacerato da una grande pena e proprio questa pena gli darà la forza di resistere alla fame fino al tramonto. Sconvolto, si ritira in disparte e parla fra sé e sé. Amico fidato, un tempo mi preparavi la cena per nutrirmi prima di scendere in battaglia, ma ora che giaci defunto, il mio corpo non vuole assumere alcunché, nonostante ci siano cibo e vino a volontà. Amico mio, quale strazio mi reca la tua morte? Non soffrirò mai una sventura più dolorosa, nemmeno se venissi a sapere che mio padre è morto, o che morto sia il mio stesso figlio Neottolemo. So che presto lascerò questa vita. Mi consolava il fatto che tu ti saresti preso cura di mio figlio e avresti aiutato mio padre Peleo a camminare nella sua vecchiaia. E invece mio padre, se ancora vive, ora giace inzuppato nella vecchiezza, nella sola triste attesa della notizia della mia scomparsa. Atena, inviata da un impietosito Zeus, infonde nel corpo di Achille nettare e ambrosia, in modo che il giovane guerriero riesca a sopportare una giornata di combattimento. Mentre le armi vengono scaricate dalle navi e passate di mano in mano per essere distribuite ai soldati, Achille indossa la sua nuova corazza forgiata per lui da Efesto. Stride i denti Achille e i suoi occhi si accendono di fuoco mentre assicura i copri-caviglie d'argento. Fissa poi le cinture della corazza, carica sulla spalla la spada di bronzo chiodata in argento e infila il sinistro nelle imbracciature del suo meraviglioso scudo. Poi si gira e apre la custodia della sua lancia. Pesantissima ed estremamente bilanciata, è stata ricavata da un grande faggio, cresciuto sul monte Pelio. L'ha scolpita e tornita nel legno il più saggio
tra i centauri, il magnifico Chirone, e lui stesso in persona l'ha donata a Peleo nel giorno del suo matrimonio con Teti, la divinità delle acque. Solo Peleo e suo figlio Achille sono in grado di maneggiarla. Automedonte, il fidato auriga dell'eroe, lo attende sul cocchio, tirato dai divini cavalli Xanto e Balio, destrieri immortali, dalle lunghe chiome bianche. Achille incita i due cavalli. Gloriosi figli di Podarghe, abbiate cura di riportare qui il mio auriga. Non lasciatelo cadere in mano ai troiani come è successo con Patroclo. Era, dall'Olimpo, dona la parola a Xanto, che orgogliosamente ribatte all'eroe, vaticinando la sua morte. Quest'oggi, anche quest'oggi, ti porteremo in salvo, glorioso Achille, ma ricorda che sta giungendo per te il giorno fatale. Della morte di Patroclo non siamo noi responsabili, quanto invece un nume. Apollo ha atterrato il tuo amico e ha offerto la vittoria ad Ettore. Noi sappiamo correre al pari del vento dell'occaso, ma non riusciremo a portarti in salvo quando verrai colpito da un mortale e da un immortale. Il cavallo tace. Achille scende dal cocchio, si avvicina al magnifico animale e gli mormora all'orecchio: Xanto, a quale scopo annunci la prossima mia morte? Credi che non sappia che non tornerò a casa, che questa terra maledetta mi sarà fatale? Morirò, certo, eppure non cederò al destino prima di aver portato disgrazie e pianto nelle fila troiane. L'eroe torna sul cocchio, gonfia il suo furente petto e grida veemente, lanciando i suoi cavalli alla battaglia. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se hai apprezzato questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito, in questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e desideri offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande poste su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il mio primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo, Vanessa e Francesca. Grazie di cuore. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.